Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. In tanti di voi mi avevano chiesto come realizzare questo, che è uno scaricatore per condensatori, specialmente quando si lavora su dei condensatori carichi a 200-300 volts, quelli sull'alimentazione, 400 volts, roba del genere. C'è chi lo fa con la lampadina da 60 watt, però questo qui è più pratico praticamente e può scaricare ovviamente anche condensatori a tensione più bassa, però ci metterà più tempo. Ora vi faccio vedere lo schema e poi vi faccio vedere come realizzarlo in maniera facile. Questo semplicemente è realizzato con un puntale di recupero, un tubetto di plastica che è quelli da elettricista e un altro puntale che avevo messo qui. Ora vi faccio vedere lo schema elettrico, che è veramente banale. Ecco qua, lo schema è veramente banale. C'è una questo qui è il puntale centrale, una resistenza da 1 kΩ, 5-10 watt, tanto la scarica è pressoché istantanea, dura pochi secondi, sicché non scalda ovviamente la resistenza. Poi ci sono 4 diodi messi in antiparallelo, in serie e in antiparallelo, e un LED che è un LED, questo qui bicolore, di quelli che invertendo la polarità cambia colore. Praticamente sono LED particolari che se uno li alimenta col positivo da una parte fa un colore, fa per esempio rosso, col positivo dall'altro fa verde, come in questo caso qui. Questi diodi qui servono semplicemente, ognuno fa una caduta di tensione di 0,7 volts, sicché fanno come se fosse uno Zener grande, perché 0,7 volts per 4, qui ci sono 2,8 volts, il LED non si brucia, e però ci dice quando è scarica praticamente. Si accende quando tocchiamo il condensatore con i due cavetti, e appena il condensatore si è scaricato si spenge il LED semplicemente. Ci mette il tutto pochi secondi, è meglio comunque della lampadina, che di solito casca, si rompe o di una resistenza tenuta a mano in qualche maniera che sicuramente è peggiore. E ora passiamo a saldare il circuito stampato. Allora, questo è il circuito stampato fatto proprio, diciamo, con i piedi, ma per l'uso che ne dobbiamo fare va più che bene, e poi è per farvi vedere come farlo. Ovviamente sono sicuro che lo farete più bello che di me. Ora ci saldiamo i componenti. Allora, iniziamo a montare, ci montiamo la resistenza. Non staremo a fare, diciamo, un circuito stampato da premio Oscar, facciamo solo una cosa che funziona e si fa presto a farla, così vi faccio vedere e voi, diciamo, avete un'idea di come farla anche voi. Montiamo i diodi. Mettiamoli per lo stesso verso, ovviamente, se no poi non funziona. Tiriamolo. Diciamo che è una cosa fatta all'insegna della velocità e di farvi vedere come realizzarlo. Non ho in questo video niente cose, diciamo, belle, ma pratiche. Non che lo dobbiamo fare brutto per forza, però non ci saranno pannelli serigrafati o laserizzati e compagnia cantante. Allora, intanto saldiamo quelli da questa parte.
mettiamo la resistenza da 100 ohm, che va qua. Gli altri 4 diodi che questa volta vanno nella direzione opposta. Via. È una cosina che potete fare in pochi minuti anche voi su basetta millefori, senza dover fare un circuito stampato. Fatto, se si vede, eccolo qua. La cosa più noiosa è montare questo diodo qui. Questo diodo qui bisogna prendere la misura, questo perché deve arrivare preciso in questo punto qui. Dovrei averla azzeccata. Lo mettiamo lì, lo saldiamo intanto. Da questa parte. E poi, come l'ho messo dritto, se no poi non torna col foro che si farà. Allora, cerchiamo di tenerlo qui fermo e gli si dà una saldatina. Ecco fatto.
Eccolo qua. Vediamo un po', io mi leggo sempre con queste telecamere. Qui, qua è il diodo. Non si mette la mano dietro. Che dopo si metterà, vi faccio vedere. Allora lo possiamo anche provare un attimino, si accende anche ovviamente con tensione inferiori, si prova se funziona, vediamo un po', qui, dove siamo qui, ci andrà il polo col puntale e la massa è questa, in questa maniera qui. Vedete, si accende di rosso. Se io inverto i puntali, perché mettiamo che io non sto a guardare la polarità del condensatore perché non mi interessa quando lo vado a scaricare, se inverto i puntali di qua me lo dice che ho invertito i puntali e si accende di verde, tutto lì. Ecco fatto. Ora vi faccio vedere il resto. Un tubo così che è quello classico, diciamo da elettricisti, né più né meno, e lo taglio con la macchina, lo taglio così viene preciso. Eccolo qua, il tubettino è venuto piuttosto preciso e ora andiamo di là a metterci il resto. Ecco qua, ci siamo spostati dall'altra parte del laboratorio, nell'altro lato dove ci faccio lavori un pochino più rozzi. Qui c'è l'oggettino. Ho fatto 2 cerchietti che serviranno per poi i tappini di chiusura sopra e sotto del circuito. Allora, prima cosa che facciamo è fissiamo il LED qua. Fissiamo il LED qua con un goccino di collina. Mettiamo qua. Ora lavoro male perché ovviamente vi devo far vedere. Comunque c'è questa bella colla che allora il LED lo fissiamo anche alla base. Perché così è tutto fermo, diciamo, e gli diamo un po' di spray. Allora, ha preso, ora gli diamo un altro po' di colla. In maniera che rimanga tutto bello fissato. Questa è la prima cosa. Poi lo metteremo, va messo qua dentro e fissato qua. Che la prima cosa da fare ora, allora qui io ci ho fatto un buchettino che poi ci possiamo dare una goccia di colla, oppure
come negli altri avevo messo un passafilo, però questo, ripeto, è un circuitino tanto fatto per farvi vedere e pertanto non stiamo, diciamo, a guardare troppe sottigliezze, che poi quelle ce le mettete voi. Era proprio per farvi vedere come si realizza. Allora lo saldiamo qui, che è la massa. Prendiamo quest'altro saldatore, qui è pieno di saldatori da tutte le parti, dove ci giriamo ci sono saldatori. Ero lontano, vediamo se ha preso. Sì, mi sembra che abbia preso bene. Allora, lo giriamo per il filo giusto, ma prima di metterlo dentro, ci mettiamo anche l'altro filo. Questo lo mettiamo dopo. Ci saldiamo anche l'altro filo. In testa qua. Saldatore. Mi sono bruciato. Succede a bischeri. Se uno non è bischero non si brucia, dovrei averlo imparato, però ecco, questo qui ora lo mettiamo dentro e va fissato qui in maniera che rimanga pari. Io ho pensato di mettere queste due cosine qui in maniera che quando lo pigio poi rimane pari. Allora, mettiamo intanto un goccino di colla, ne basta poca, non so se si vede. Dopo ci daremo eventualmente di quell'altro. E poi, tenendolo fermo qui, che non vada da nessuna parte, aspettiamo un attimino che asciughi da qua. Sperando che sia rimasto al posto, che non abbia incollato ogni cosa. Diciamo va abbastanza bene. Dopo poi lo ripuliremo un attimino qua. Ora la stessa cosa lo facciamo da quest'altra parte, però prima ci fissiamo il puntalino, che non venga via. Si vede? Ecco qua. Ecco fatto. Allora, vediamo se mi lego. Questo volendo si può anche fare più corto, quel filo lì. Allora devo cercare di metterlo più pari che sia possibile. Proviamo.
Ecco fatto qua. Diciamo lo scarica condensatori è venuto fuori, è venuto. Ora carichiamo un condensatore su 300 volt o giù di lì e qui, come avevo detto, lo fisso un attimino, butto un pochino di filo dentro che non se lo tiri fuori. Ripeto, è un lavoro leggermente fatto di fretta proprio per darvi la possibilità di farne uno più bello, uno uguale, che abbia, diciamo, però le funzioni sono quello, lo schema l'avete preso. Allora, prendiamo un alimentatore Allora, carichiamo il condensatore, lo portiamo intorno ai 400 volts, ripeto, non si vede perché la telecamera fa i capricci con i display multiplexer, comunque vi assicuro che ora siamo a 370-380 volts, il condensatore da 400 non voglio eccedere, l'abbiamo caricato, lo scarichiamo mettendo il polo positivo da questa parte, il polo negativo dall'altra, vediamo se si vede, zac, si accende la spia rossa e poi si spenge perché lo tocco male e si spenge. E ora è scarico, lo rifacciamo sempre dalla stessa parte. Eccolo qua, siamo a 390 volts, vediamo di toccarlo bene, il negativo, si vede? Sì, lì. Il condensatore è anche grossino, però così l'ha scaricato tutto. Ora lo ricarichiamo e invertiamo le polarità, si accende il diodo LED verde. E lo scarica comunque, e così sapete anche da che parte è il positivo o il negativo. Se scegliete un diodo di questi qui bicolore, sceglietene uno che sia rosso e verde, non rosso e blu, perché dopo c'è una tensione più alta e torna un attimino male. Ecco fatto, lo riproviamo, però questa volta all'opposto. Ecco fatto, e è scaricato anche quello. Ora vi faccio vedere un attimino, questo lo spengiamo che è pericoloso, vi faccio vedere i diodi che dicevo, un attimino solo. Allora, ecco i diodi, il diodo, non so se è messo bene a fuoco. Il diodo sembra un diodo normale. Facevo per farvi vedere questi diodi, scusate, mi levo il sigaro di bocca, ho l'abitudine, la cattiva abitudine di aver fumato sempre il sigaro. Comunque, questo è un prova diodi. Se io lo metto nella direzione, diciamo, in un verso, lui si accende rosso. Se lo inverto, che è come se invertissi, ovviamente inverto la polarità, lui si accende verde, che sono diodi che se gli si dà la polarità in un modo sono di un colore, se gli si dà la polarità nell'altro sono di un altro colore. È così. Sembra un diodo normale, ma non lo è. Allora, io spero che...
vediamo come è venuto questo scaricacondensatori. Diciamo, poteva venire più bello, sicuramente voi lo farete più bello. Comunque vi ho fatto vedere che con pochi componenti, con poca roba, diciamo, si riesce a fare una cosa che ha la sua utilità. In quest'altri miei che avevo fatto ci avevo messo il passafilo, ci avevo messo puntalini e il filo un pochino più bellini, però ci avevo messo il coperchietto anche per il LED. Però ripeto, quello che è importante, ci avevo anche fatto l'incisione, però quello che è importante è che abbiate visto come con poco si riesce a fare uno scaricacondensatori che non è la classica lampadina che poi vi casca per terra e si rompe. Se questo casca per terra difficilmente si rompe. E come al solito, che vi devo dire? Mettete un mi piace, commentate, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché se vi iscrivete al canale è un riconoscimento che vi è piaciuto. Praticamente è una cosa pratica, a voi non vi costa niente e io cresco come canale. Grazie a tutti, statemi bene, ci si rivede al prossimo video. Ciao ciao!